Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Oggi vedremo la nuova sega giapponese della Parkside. Ve ne ho già recensite un paio di questo marchio, una con l'impugnatura in legno e la prima versione invece con l'impugnatura in plastica simile a questa. Solo che la prima aveva un problema sulla direzione dei dentini, la seconda con il manico in legno era fatta bene. Vedremo questa, che già così a colpo d'occhio mi sembra che quasi ci siamo. Diciamo che si sono avvicinati. Se non è proprio una sega giapponese, è una mezza sega giapponese. Allora, questa costa 7,99 €, però fate attenzione perché nell'applicazione Lidl Plus c'è uno sconto addirittura nella mia città, perché cambia da città in città, che era del 37%, quindi l'ho pagata circa 4 €. A questo punto ne vale la pena, si può utilizzare eventualmente per tutti quei lavori dove per esempio una sega giapponese di buona qualità si potrebbe danneggiare. Con questa lavoriamo a cuor leggero perché non rischiamo nulla. Ma adesso guardiamo come è fatta, vediamo le sue caratteristiche, mettiamola alla prova, ma ci tengo a precisare un dettaglio. Quando ho recensito una sega giapponese, una delle prime, nei commenti più di una persona ha detto: "Oh, il pezzo va messo in morsa, va impugnata in un determinato modo, eccetera". Sì, è vero. Se siamo all'interno di una falegnameria abbiamo tutto a disposizione, ok, lavoriamo nel modo corretto. Ma nel caso in cui, come ho fatto recentemente, ho dovuto tagliare una sedia da giardino tra tenone e mortasa, insomma era danneggiata, ho dovuto ricostruirla tutta da capo, allora in quel caso in giardino la sedia nella morsa non potevo metterla. Quindi ci si adatta, la sega giapponese si può utilizzare per potare, si può utilizzare in diverse circostanze. Quindi mi vedrete fare delle prove, diciamo come se fosse una situazione improvvisata nella quale qualcuno ha bisogno di tagliare un pezzo, non ha a disposizione una morsa, lo fa su un bancone, potrebbe essere un tavolo in esterno, potrebbe essere qualunque tipo di ripiano, quindi utilizziamola in modo diciamo non professionale, anche perché la sega giapponese in questione non è professionale, 7,99 € scontata 4 €, sicuramente non è professionale, non usiamola in modo professionale e divertiamoci a vedere come è fatta e come funziona. Iniziamo. E allora partiamo proprio guardando prima di tutto la confezione, dopodiché il prodotto. Nella parte frontale del cartoncino che avvolge la lama c'è la misura approssimativa della stessa lama, quindi 300 mm. Ci informa che c'è la possibilità di separare l'impugnatura dalla lama anche per poterla trasportare comodamente, e poi alcune informazioni sulla sicurezza, insomma l'utilizzo diciamo corretto, una cosa molto rapida. Da questa parte invece abbiamo una descrizione, quindi una sega giapponese per segare con precisione il legno, taglio pulito e sottile con uno sforzo minimo, lama pieghevole con dentatura grossa e fine, dentatura indurita induttivamente, lama removibile premendo il pulsante, impugnatura ergonomica a due componenti, lunghezza della lama come abbiamo detto poco fa circa 300 mm. Abbiamo due lati come abbiamo detto con diversi numeri di denti e diverse grandezze. Da un lato abbiamo 7 denti per pollici fresati su due lati e dall'altro lato invece dentini più piccoli, quindi 14 denti per pollice. Poi c'è scritto qua di fare attenzione a non toccare il tasto di bloccaggio durante l'utilizzo, insomma informazioni sulla sicurezza che troverete anche sul vostro cartoncino. Basta premere la parte centrale, tirare e in questo modo si può riporre all'interno di un contenitore, insomma una valigetta per trasportarla con molta comodità. Per poterla inserire basterà premere nuovamente, assicurarci che la lama è fissata in modo corretto e poi si potrà utilizzare. Togliamo queste protezioni e guardiamo subito la parte che ci interessa di più, quindi vediamo come sono fatti i dentini. Nella parte dei dentini piccoli, diciamo, sono fatti bene, quindi rivolti verso dietro. Per quanto riguarda i denti più grandi, che finalmente cambiano leggermente forma, e come vedete man mano Parkside si adegua, si va avvicinando a quella che è la regola corretta. Allora prendo l'altra sega giapponese, questa un po' usata, si sono cancellate pure tutte le varie scritte che c'erano sulla lama, però come vedete i denti, per essere fatti in modo corretto, dovrebbero essere rivolti completamente verso dietro. Queste invece rispetto al modello precedente non sono esattamente con forma di triangolo equilatero, però hanno leggermente la punta rivolta verso dietro, quindi vediamo se riesce a funzionare bene. Guardiamo anche come è fatta l'impugnatura, quindi una gomma davvero piacevole, con queste zigrinature, quindi piacevole da impugnare, ergonomica, il giusto come quasi tutte le seghe giapponesi. Forse l'impugnatura leggermente sottile, sarebbe stato meglio fosse stata un po' più larga, però va benissimo anche così, ben fatta, l'impugnatura mi piace davvero tantissimo. Adesso guardiamo però questo prodotto direttamente in funzione, non perdiamoci in chiacchiere e vediamo come va. Allora facciamo subito quindi una prova simulando una situazione improvvisata, ripeto, non siamo in una falegnameria, abbiamo necessità di tagliare un pezzo di legno e questa sega giapponese può fare al caso nostro. Quindi tracciamo una linea, quindi vediamo direttamente, dato che stiamo facendo un taglio traverso vena, come si comporta utilizzando la parte con i dentini più piccoli. Come vedete si è mosso, è una situazione improvvisata e si utilizza tante volte anche in queste circostanze.
Allora ragazzi, è riuscita a tagliare. Ho l'impressione che rispetto all'altra perda un poco più di tempo, ci sta però. Questa costa per 10 volte rispetto a quella che vi sto facendo vedere adesso. Quindi se sono tagli occasionali, in teoria potrebbe andare bene. Facciamo anche questa prova. Di questa poi vi lascio pure il link per poterla comprare se vi piace. E vediamo la differenza, già si nota già dall'inizio, ma vediamo se è un'impressione oppure se è vero. Ragazzi, già ho eseguito il taglio, alla fine mi è pure scappata. Ora affiancherò pure le inquadrature per vedere la differenza di velocità. Questo non per criticare il prodotto della Parkside, perché d'altra parte costa poco, ma per farvi capire se per voi può andare bene oppure no. Facciamo adesso un'altra prova, sempre improvvisato, quindi senza utilizzare alcun tipo di morsa, lungovena, quindi vediamo come si comporta anche in quel caso. Tra l'altro, scusatemi, prima di iniziare voglio farvi vedere la differenza della qualità di taglio tra un prodotto buono e questo, quindi se vi serve la pulizia estrema, anche questo dettaglio è da valutare. Allora, come vedete, in questo modo la venatura combacia perfettamente, quindi il pezzo era messo in questo modo. Da questa parte abbiamo quella tagliata con la sega della Parkside, e ci sono molti segni dei denti, ora vedremo anche perché, e da questa parte invece è molto più pulito, quindi più liscio rispetto a questo che è un poco più grezzo. Dipende anche dalla stradatura, quindi dalla larghezza che hanno i denti, da quanto sporgono a destra e a sinistra per capirci, e dalla qualità generale degli stessi, ma anche dallo spessore della lama che adesso misureremo. E da questa parte i dentini sono un pochettino più piccoli e quindi hanno comunque vabbè, tutto un lavoro differente e sono riusciti a darvi un taglio migliore. Quindi adesso facciamo il taglio lungovena. Allora, anche in questo caso situazione estrema, quindi in una posizione scomoda, proviamo a tagliare questo pezzo di legno. Vediamo con quella della Parkside quanto tempo impiega e soprattutto la qualità del taglio, insomma come si comporta. Vabbè ragazzi, lasciamo perdere. Già mi sono scoraggiato, vi faccio vedere la differenza con i denti nel modo corretto. Praticamente nello stesso tempo ho quasi fatto affondare quasi completamente la lama. Invece con quella della Parkside siamo riusciti a malapena a fare forse 1 centimetro. Quindi va bene forse per qualche ramoscello, qualche lavoro diciamo che non sia di precisione. Tra l'altro voglio farvi vedere anche la qualità dello stesso taglio, oltre ad essere andato di traverso, vabbè questa è incapacità mia, però guardate lo spessore, da questa parte deve esportare molto più materiale, invece qua avendo un taglio molto più sottile ci facilita sicuramente il lavoro. Quindi per quanto riguarda i dentini più piccoli può andare bene, può essere un prodotto effettivamente che si può utilizzare diciamo quasi senza nessun problema. Vediamo, proviamo a tagliare questo spessore un pochettino più elevato, sempre con la parte con i denti più piccoli, vediamo come va. Ecco, questo è quello che può succedere quando si utilizza con pezzi posizionati in modo sbagliato. Si possono storcere, si può piegare la lama. Va bene, dai. Controvena può andare. Per questa cifra la consiglio. Se fosse costata di più sicuramente avrei detto di no. Però c'è un abisso su quello che riusciamo ad ottenere come velocità di taglio eccetera con un prodotto di buona qualità.
quindi a parte che qua ci sono i segni di un altro tipo di lavoro, però guardate, la differenza è abissale. Comunque poi basta un colpo di carta vetrata e si toglie completamente, per farvi vedere anche con i denti più grandi una rioba di buona qualità lascia praticamente pochissimi segni. Guardiamo anche un altro particolare, quindi impostiamo tutto a 0 e vediamo lo spessore della lama. Allora 0,85 per quanto riguarda quella della Parkside, e quella invece di qualità migliore invece abbiamo 0,60, che sembra poco come differenza, invece su un lavoro di questo tipo influisce. Tra l'altro poi dobbiamo vedere anche la stradatura, se vedete bene i dentini hanno un verso, sono uno a destra ed uno a sinistra, e quindi di conseguenza abbiamo uno spessore maggiore quando si esegue il taglio, 1,5 mm. Non sono prove scientifiche, giusto ragazzi, è solamente per renderci conto così velocemente. Da questa parte invece abbiamo 0,87, quindi la stradatura di questi denti hanno lo stesso spessore della sola lama di quella della Parkside. Per il resto, vista la cifra, può andare bene. Un'altra delle caratteristiche che ci offrono le Ryoba, quindi comunque tutte le seghe giapponesi, è quella di essere molto flessibili, quindi potremmo tranquillamente tagliare delle sporgenze come potrebbero essere delle spine in legno, per esempio, già posizionate su una superficie, perché potremmo piegarle in questo modo e lavorare così per poterle tagliare. Quindi vi faccio vedere una simulazione con questa spina su questo legno, posizionata in modo casuale solo per farvi capire il concetto. Ci tengo però a precisare che non dovete mai mettere la mano da questa parte, perché alla fine del taglio, vi ricorderete che poco fa ho sbattuto contro il mio bancone, di conseguenza alla fine del taglio andrebbe a finire sulla vostra mano. Io adesso metterò la mano da questa parte perché c'è il morsetto, quindi non può colpirmi. Allora faccio una zoomata così si vede meglio. Allora guardate come riesco a tagliare questa spina semplicemente poggiando la lama sulla superficie. Riduco un pochettino lo zoom. Allora potrei piegarla se fosse necessario e lavorare con la lama in questo modo, oppure così dritta, semplicemente poggiandola sulla superficie se la stessa ce lo permette, facendo questo lavoro. Ok, quindi riusciremmo a tagliare qualunque sporgenza sfruttando la sottigliezza della lama e la stradatura poco pronunciata, anche se in realtà in questo caso un poco sul legno, diciamo un po' di disegno è rimasto, quindi bisogna fare attenzione anche a quanto si preme e considerare sempre il fatto che è un prodotto economico e che il risultato che si può ottenere con altri, lo avrò detto 1 milione di volte, con questo sicuramente non si può ottenere allo stesso modo, ma ci avviciniamo, quindi riusciamo comunque a svolgere il lavoro che dovevamo svolgere, in questo caso tagliare la spina. E quindi se avete la possibilità di mettere una sedia del giardino su una morsa, oppure se avete la possibilità di metterci un alberello, o tutto ciò che occasionalmente vi capita di tagliare, avete bisogno della Ryoba, mettetelo sulla morsa. Scherzo ragazzi, la maggior parte delle persone che comprano una Ryoba che costa meno di 10 euro sicuramente non hanno una falegnameria. E sicuramente si troveranno ad utilizzarla come avete visto, quindi improvvisando qualche accrocco per tenere fermo il pezzo oppure tenendolo con le mani, e vi posso garantire che tantissimi tagli che io ho seguito, ma davvero tanti, con la Ryoba non erano assolutamente posizionati sulla morsa per questioni logistiche, di spazio, per questioni di dimensioni, insomma per tanti motivi sono riuscito a utilizzarla sempre benissimo. Ma per quanto riguarda questo prodotto, allora se la trovate appunto a 7 euro va bene, compratela. Se la comprate con il codice di sconto che trovate nell'applicazione conviene ancora di più. Questa si butta nel cofano della macchina se si deve andare a fare un lavoro in esterno, anche se si dovesse danneggiare, meglio se non si danneggia, ma se si dovesse danneggiare non piangiamo come se si dovesse danneggiare un prodotto di buona qualità. Comunque vi lascerò alcuni link di prodotti che io ritengo validi, prodotti che ho provato, prodotti con le migliori recensioni che trovo su Amazon, e cerco anche eventualmente di trovare pure qualche codice di sconto. Comunque date un'occhiata ai link, e se invece trovate questa alla Lidl compratela, perché effettivamente per il prezzo va bene, ma non lavora come dovrebbe. Peccato, perché bastava fare un piccolo sforzo e girarli un po' verso dietro e sicuramente la qualità sarebbe stata migliore. Detto questo non mi rimane che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Vi invito ad iscrivervi al mio canale, mettete pure un segno di spunta sulla campanella dopo aver messo un mi piace al video, in modo da attivare le notifiche e ricevere tutti gli aggiornamenti sui video che vado caricando, e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti. Ciao da Riccardo e a presto!